Video nuovo sul canale, ambientazione diversa, ospite qui con me, una moto sotto il telo e oggi, siccome questa moto è molto rara e tante generazioni l'hanno sognata, ne parleremo, la scopriremo, io l'ho già usata e vediamo che cosa possiamo fare nel futuro. Sinceramente non so bene come cominciarlo questo video perché è una serie, potrebbe essere una serie anche in base alle interazioni che avrete, quindi fatemi sapere nei commenti se quando arriveremo alla fine questo video vi piacerà, ma c'è qui con me in officina, siamo qua da Team BR Corse, Gianluca che è membro storico della squadra fin dagli inizi, fin da quando abbiamo mosso i primi passi nel 2011 quando correvo io. Oggi Gianluca è team coordinator, nello specifico Gianluca e per gli amici Sting, non lo sappiamo nemmeno noi, poi chiedetelo nei commenti a lui che cosa vuol dire. Quindi per gli amici Sting, che cosa fai per Team BR Corse quando sei alle gare? Allora, il lavoro principalmente si basa sulla coordinazione delle due squadre di meccanici e piloti per far sì che tutte le modifiche sulle moto tra un turno e l'altro vengano rispettate nei tempi previsti, che le moto siano pronte e efficienti per entrare per il turno seguente. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Poi oltre a quello mi occupo della gestione di gomme e della benzina, un compito abbastanza delicato perché insomma la pressione delle gomme, la temperatura delle gomme possono variare in positivo o in negativo l'andamento di una gara. Si cerca di fare il meglio per i due piloti che non sempre hanno bisogno degli stessi setting e quindi ci si adatta appunto parlando con i meccanici per capire quale potrebbe essere il setting ottimale per ogni pilota. Quindi coordinamento delle due squadre di meccanici, pressioni delle gomme e gestione di tutti i pneumatici e soprattutto il calcolo della benzina, quindi se i nostri piloti arrivano a fine gara e ci sono 2 gocce nel serbatoio è merito suo. Poi Sting, tu per diletto, siamo tutti, siccome abbiamo iniziato a correre con il due tempi, siamo tutti appassionati di due tempi, di là c'è la minimoto con la quale mi sono sempre allenato che è due tempi e qua sotto il telo c'è una moto due tempi che noi da ragazzini, adesso siamo un pochino più adulti perché abbiamo circa 30 anni, però da ragazzini abbiamo sempre sognato. Questa moto è una moto che ha fatto la storia del motociclismo, o quantomeno non proprio la moto in generale, quanto la categoria ha fatto la storia del motociclismo, anche perché è una moto che, se avete visto il video delle categorie, è una moto prototipo, quindi non è una moto che si può comprare dal concessionario. Io 15 anni fa la guardavo e dicevo, ma dov'è che si può toccare una di queste moto? Quindi oggi ce l'abbiamo sotto il telo. Sting, mi fai un'introduzione alla categoria? La moto in questione appartiene alla categoria o a una delle categorie d'ingresso del motomondiale, infatti è una moto che ha principalmente più di 40 anni di storia, che ha corso ovunque in tutto il mondo, sfornando campioni di ogni calibro e vincendo ben 11 titoli costruttori e 9 titoli piloti. Infatti si tratta di una 125 da Gran Premio. Quindi 125, a me vengono in mente nomi incredibili, Nieto, Cecchinello, tutti i vari giapponesi storici di quegli anni, Valentino, Jorge Lorenzo, Marquez, l'ultimo campione del mondo Nico Terol. In questa classe diciamo che c'è stata negli ultimi anni soprattutto l'egemonia di un marchio italiano, quindi onore a noi, però questa moto è una moto giapponese che tra l'altro poi in tutti i progetti futuri che sono venuti negli anni, le Premoto 3 o altri tipi di moto, le Moto 4, queste quote di questo telaio, dimmi se sbaglio, di queste misure sono sempre state comunque non copiate o quantomeno guardate per dire quella roba lì è il riferimento, vediamo cosa succede quando progettiamo. Sting, siccome siamo appassionati, ti sei comprato questa moto per diletto, ma perché? Beh, principalmente perché, come detto prima, è stato un po' il sogno della nostra giovinezza, sogno che all'epoca, per svariati motivi, era abbastanza proibitivo. L'ho comprato... Cioè, per me ancora adesso.
L'ho comprata perché la passione della meccanica mi ha portato a fare questo acquisto appunto per giocarci, come diciamo noi. Soltanto che l'obiettivo mio non è quello di guidarla in pista, perché ormai sono quasi più di 10 anni che non guido una moto in pista e non lo farò più, ho smesso, e quindi l'idea è di farla guidare appunto a Edo, in modo da fare una sorta di squadra meccanico-pilota e poter unire le nostre due passioni. Quindi con questa moto ci vedrete giocare probabilmente negli autodromi italiani estremamente a livello amatoriale, quindi moto, cavalletto, una cassa ricambi, che tra l'altro hai una cassa ricambi esagerata, magari dopo ne facciamo un accenno. Hai comprato la moto per giocare, mettiamola qua, la scopriamo e la facciamo vedere, perché ragazzi, questa moto, la roba che c'è qua sotto è una roba che oggi ancora di più, perché è rara, e poi vedrete, scoprendo con noi la moto, che ci sono dei particolari estremamente artigianali, il carbonio, le finiture, il passaggio del cavo, cose che purtroppo nelle moto derivate di serie, a meno che non siano fatte veramente bene e soprattutto per le corse, non vediamo mai. Bene, quindi abbiamo girato la moto. Sting, la moto è tua, a te gli onori, attenzione, Olle! Bellissima Honda RS 125 GP. La prima cosa che si nota quando si sale su una 125 GP è quanto questa moto sia stretta e quanto il serbatoio sia stretto, per far sì che il pilota possa stare in carena e nella posizione aerodinamica il più possibile. Se non sbaglio, mi hai detto che questa era una moto che ha partecipato al campionato italiano 125 GP, e che cosa c'è montato qua? Allora, la lista è un po' lunga, cercando di fare il più breve possibile. A livello di ciclistica monta dei cerchi Marvic Penta, delle forcelle VP con lo stelo trattato, e al posteriore un mono FG Gubellini. Inoltre monta un radiatore maggiorato, e per quanto riguarda invece la telaistica, telaio e forcellone rimangono componenti di serie. Il motore è il classico 125 a due tempi, ha l'esaggio per corsa 54x54,5 e viene preparato nelle sue componentistiche per ottenere delle potenze che nel motomondiale raggiungevano fino ai 50 cavalli. Poi monta un airbox in carbonio con la presa laterale, un carburatore HRC da 39. Poi la cosa figa di questa moto è che è una moto datata, perché è una moto primi anni 2000, però nel suo piccolo è una moto che già della tecnologia ce l'aveva, perché ad esempio la prima cosa che ci fa pensare che questa moto ha tecnologia è perché ha la presa d'aria frontale. Per avere la presa d'aria frontale devi avere per forza qualche controllo elettronico, perché se la carburazione è fatta in un determinato modo, quando la moto procede sul rettilineo entra aria e quindi la carburazione cambia. Quindi infatti questa moto è dotata di una centralina HRC, di un contadetonazioni, del sistema di TPS che è Throttle Position System, per sapere qual è la posizione del gas, in maniera che la centralina ragioni e capisca quanto carburare attraverso il sistema del power jet. Quindi quando la moto procede sul rettilineo, detta in parole veramente molto povere, sente che la carburazione si smagrisce e quindi arricchisce la miscela con più benzina. Altra cosa, già per l'epoca disponeva di un cambio elettronico, e vi assicuro, io l'ho provata a Cremona. Se mi seguite su Instagram dovreste aver visto anche il reel, lo short e tutto quanto. Questo cambio elettronico incredibile qualità, e soprattutto abbinato a un cambio di burro velocissimo nelle cambiate. Quindi mentre adesso io sistemo le luci e guardo Sting che prende le chiavi e smonta la moto, ve la scareniamo e vi facciamo vedere che cosa c'è sotto.
Io non so perché, ma quando sei appassionato di moto e sei malato di meccanica, alla fine ti piace vederle sempre più nude, le moto, per vedere che cosa c'è sotto rispetto a vederle montate. Anche perché le moto prototipo, come questa Honda RS, è bellissimo apprezzarle quando sono nude. In questa moto, per farvi capire, c'è una soluzione tecnica, non ci siamo inventati niente, manuale Honda, per il quale c'è un recupero o uno sfiato che viene passato dentro il telaio, un recupero dell'olio, e l'olio recuperato va a lubrificare la catena. Pensate, i giapponesi quando hanno inventato questa moto, quando hanno pensato a questa soluzione, quanto hanno cercato di ottimizzare questo progetto. Salvo malgrado poi l'arrivo di Aprilia, che ha monopolizzato il mercato negli ultimi 10 anni della categoria, questa è sempre stata una supermoto competitiva e ha permesso a tanti campioni di mettersi in luce, anche perché poi Honda aveva fatto un lavoro spettacolare con il proprio trofeo Honda 125, dal quale un sacco di persone sono passate. Quindi Sting, la moto l'abbiamo fatta vedere, ma non abbiamo detto la cosa più importante. Che cosa faremo con questo giocattolo? Abbiamo usato una volta, non ci ho fatto un video perché purtroppo era appena stata comprata, mancavano dei pezzi, non si sapeva nemmeno se funzionasse, era ferma da una vita, quindi non avevamo né il tempo né il materiale di fare un video. Sappiamo già, abbiamo delle amicizie a tema al quale chiedere un po' di riferimenti, e staranno anche guardando questo video sicuramente, quindi commentate. E quindi ti ripeto la domanda: cosa faremo con questo giocattolo? L'obiettivo principale è divertirci, prima di tutto. Secondo è poterla utilizzare nel circuito di Cremona e cercare di trovare una configurazione che ci permetta di utilizzare la moto senza troppe difficoltà, ecco. Appunto perché, come vi ho detto prima, queste moto sono difficilissime da guidare, difficilissime da settare, difficilissime da mettere a punto, perché purtroppo non c'è una centralina, c'è una centralina ma non c'è una mappatura, bisogna lavorare ancora con il carburatore, quindi la vecchia carburazione. E qua purtroppo è un mondo dove l'esperienza del meccanico, i dati su questi materiali fanno la differenza. Se non sai, non ti puoi improvvisare. Se con una moto 4 tempi che va male perché magari la mappatura non è delle migliori, comunque ti puoi divertire, con queste moto prototipo, se la moto non è a puntino, non funziona proprio. Quindi, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che portare sul canale una moto del genere, che non si vede tutti i giorni, vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, perché non ci si può perdere nemmeno un episodio di quello che succederà con questo giocattolo, anche perché qua dico spoiler: di 2 tempi quest'anno non è l'unica moto che vedremo sul canale, quindi attenzione.